Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial Trick Track Model. Osservando questo video ci accorgiamo subito di quanto l'ambiente attorno alla ferrovia appaia vuoto, spoglio. A pensarci bene, un paesaggio ferroviario dovrebbe apparire pressappoco così, almeno nella maggior parte dei casi. Per cui, affinché il nostro plastico appaia realistico, abbiamo bisogno di alberi a perdita d'occhio e mille tonalità di verde attorno ai binari. Anche perché, in fin dei conti, il treno è il mezzo di trasporto che, più di qualunque altro, convive in assoluta sintonia con la natura circostante. A questo punto, come facciamo, senza svenarci, a riprodurre tutto questo in scala sui nostri plastici? Vediamo dunque assieme alcune differenti tecniche per autorealizzare degli alberi in scala, poi tireremo le somme assieme. Cominciamo con un filo di ferro zincato, diametro inferiore al millimetro, è abbastanza irrilevante. Considerata l'altezza di un albero in scala, tagliamo dei spezzoni lunghi più o meno il doppio. 4 spezzoni sono più che sufficienti, li piego a metà, formando un'asola nella quale vado a infilare un dito per intrecciare i fili di ferro tra loro. Il costo di questi alberi è davvero irrisorio, fattore da non sottovalutare, specie in un plastico dove gli alberi saranno numerosi. La parte finale non la intreccio, ma apro i fili metallici a raggiera, simulando quelle che saranno le ramificazioni dell'albero. Otterrete più o meno questo. Con una pinza andiamo a tagliare a metà l'asola inferiore. Io velocizzo il video per praticità, ma anche in questo caso apriamo i fili metallici a raggiera, anche a coppie se vogliamo, per simulare le radici esposte. Modellatelo finché non otterrete questo risultato. Step successivo, è ora di passare l'intera struttura con della colla vinilica pura. Possiamo usare un stuzzicadente o anche un cotton fioc, in questo caso mi sono trovato meglio. Scegliete voi. In particolare sul tronco siate generosi nella quantità. Non dimenticate le radici, magari fate un pezzo alla volta e ripassate in un secondo momento dove è necessario. Una volta ricoperto, lasciato asciugare. Nel frattempo analizziamo una tecnica non dissimile, ma che prevede un materiale differente. Uno spezzone di filo elettrico da 1,5, quello delle linee da 10 A di casa. In sostanza un cavo trecciato di rame. Anche in questo caso la lunghezza deve essere sui 20-25 cm, in pratica il doppio dell'altezza di un albero. Una volta rimossa la guaina protettiva, procediamo più o meno allo stesso modo di prima, ma, stavolta, la presenza di un fascio di fili metallici sottili ci permette di modellare i rami in modo estremamente più preciso. Vedrete dal risultato finale. In sostanza, ogni ramo o ogni radice sarà composto da un trecciato di sottili fili metallici ed apparirà molto più irregolare. Come ho sempre detto, più è irregolare, più è realistico. Ed ecco come si presenta. Siamo ancora in tempo per elaborarlo, aggiungendo più ramificazioni o separando anche qualche singolo filo metallico in modo da simulare i rami più sottili sulle punte. Non esagerate, a meno che non intendiate riprodurre un albero spoglio, devo dire che non ha alcun senso. Anche in questo caso, come prima, applichiamo la colla vinilica su ogni parte dell'albero. Come potete notare, la base realizzata con il trecciato di rame risulta assolutamente più definita rispetto a quella del semplice fil di ferro. Vi rivelo un piccolo trucco per rendere ancora più realistici i tronchi. Cospargeteli prima dell'asciugatura con della sabbia fine, in questo caso da volatili, dal prezzo irrisorio. Rende molto bene la rugosità della corteccia di certi tipi di piante. Mentre si asciuga, condivido con voi un esperimento più particolare. In questo caso ho tra le mani un ramoscello di un piccolo cipresso, di quelli usati in sostituzione dei piccoli pini da chi desidera avere per Natale un albero vero. Un esperimento ancora più interessante, secondo me, è questo qui. È un materiale da modellismo d'avanguardia, molto costoso, ma vabbè, in realtà sono le radici del mio basilico dell'anno scorso. Una volta modellata a dovere, basta scurire il tronco per avere una struttura d'albero praticamente perfetta, come solo la natura è in grado. Volendo potremo già usarlo così, per riprodurre un albero secco o spoglio durante la stagione invernale alla quale ci stiamo avvicinando. Tornando ai nostri fili di ferro, possiamo colorarli a piacere. Avendo una conoscenza migliore della mia riguardo i vari tipi di alberi, possiamo anche adattarli al tipo d'albero che vogliamo riprodurre, che ne so, una betulla, faremo il tronco bianco, ad esempio. E siamo finalmente giunti ad un risultato intermedio. Il primo step. Abbiamo realizzato con diverse tecniche altrettanti prototipi di tronchi, che a primo colpo sono più o meno realistici. Come ho detto, in questo video voglio fare degli esperimenti con voi e un po' anche sbagliare assieme per vedere i differenti risultati. Ed ora, secondo step, perché da questi tronchi dobbiamo passare più o meno a questo risultato. Un albero è un elemento di non semplice realizzazione, per questo si trovano numerosi prodotti commerciali che possono aiutarci. Per curiosità proviamo a usare le foglie da modellismo e i fiocchi di spugna, ma cerchiamo anche delle alternative.
La prima alternativa che mi è venuta in mente è un amico con un acquario. Sì, è un altro hobby molto interessante. Come sempre ho cercato di ricorrere al baratto. Io ho installato nel coperchio della vasca delle strisce LED in modo da creare anche l'effetto giorno e notte e in cambio ho avuto un periodico approvvigionamento di muschio di Java. Eccolo qui, una volta sciacquato per evitare la presenza di creature al suo interno, va lasciato essiccare. Rispetto al muschio di terra presenta una struttura diversa, a me piace di più, ma potete anche usare quello normale. Da secco lo potete spezzettare facilmente e posizionarlo per arricchire i rami dei nostri alberi precedentemente passati con colla vinilica. Una volta ottenuto il risultato desiderato, possiamo spruzzare il tutto con una soluzione di colla vinilica ed acqua. Se lo desiderate, potete anche utilizzare un aerografo per colorare la parte fogliare delle tonalità che preferite. Su uno degli altri alberi proviamo ad usare i fiocchi di spugna di tipo commerciale che vi ho mostrato prima. In alternativa prendete la spugna dei piatti, la mettete in un contenitore, la frullate con mini primer e immergete il risultato ottenuto in un colore diluito. Aiutiamoci con le mani per attaccare i pezzetti della spugna ai rami, precedentemente passati ovviamente con colla vinilica. Devo essere onesto, ero perplesso su questo prodotto, ma devo ammettere che il risultato non è male. Magari sullo sfondo questo albero può essere tranquillamente utilizzato. È giunta l'ora di decorare la radice di basilico, sulla quale abbiamo molte aspettative. Come detto, infatti, già così spoglia fa il suo bel effetto. Proviamo a realizzare qualcosa di differente. Ho provato a usare sostanzialmente la stessa tecnica. Va detto che applicare il fogliame sui steli sottili e flessibili della radice non è semplicissimo, ci vuole un po' di pazienza ed è meglio sminuzzare più finemente il muschio. Escluderei l'uso della spugna. Possiamo poi, con un lavoro da barbiere, accorciare i rami che risultano troppo lunghi. Abbiamo detto che in questo tutorial sperimentiamo a costo di sbagliare e spesso sono proprio gli errori ad insegnarci le tecniche corrette da applicare. Ho quindi allargato dei pezzetti di muschio in modo da ricoprire la chioma come fossero delle retine, fino a formare un bel cespuglio voluminoso. È già chiaro come questo metodo copra la bella ramificazione naturale della radice di basilico. Sarebbe ancora da dargli una bella sfoltita, per il momento lasciamo stare questo aspetto e spruzziamo l'albero con colla vinilica ed acqua, in modo da poter passare al prossimo prodotto commerciale, ovvero le foglie sintetiche. Non costano molto e sembrano piuttosto utili allo scopo. Ho applicato un bel cespuglio di muschio, come prima, anche al rametto di cipresso, più sacrificabile. In questo caso, considerando la base di partenza molto semplice, l'effetto cespuglio ha senso. Possiamo creare un albero da un elemento fondamentalmente molto semplice. Faccio cadere le foglie sintetiche finché si incollino la chioma, potrei anche immergerla direttamente nel contenitore. Siamo giunti al momento della verità. Confrontiamo i risultati ottenuti con le diverse tecniche. I primi alberi sono quelli realizzati col semplice fil di ferro. L'effetto finale è buono nel caso del primo albero, discutibile, questo con le foglie sintetiche, inaspettatamente direi buono quello con la spugna sintetica. Il tronco invece di questo mi piace davvero molto. Molto bene l'albero realizzato col cavo di rame, il fogliame va sistemato, ma l'effetto è molto realistico. Ed ora passiamo alla nota più dolente. In realtà era un esperimento, sapevo da principio. Non sono contento del risultato di questa chioma. Questa tecnica si può usare sul fil di ferro, ma in questo caso copre la bella ramificazione naturale della radice di basilico. Ho provato su altre radici, usando poco muschio sminuzzato più finemente. Sembrano alberi autunnali, con poche foglie, ma il risultato appare disordinato e realistico. Tutto un altro effetto rispetto al video iniziale. Con una spesa super contenuta ed un po' di pazienza abbiamo ottenuto degli alberi, forse non perfetti, ma che donano colore, naturalezza e volume alla scena dei nostri plastici o diorami. Da sottolineare come questa tecnica ovviamente non conosce epoche. Con un po' di pratica, sbizzarrendoci magari nei materiali, nei colori, possiamo realizzare tutti i tipi diversi di vegetazione che desideriamo. E voi, cosa avete utilizzato? Fatemelo sapere nei commenti. Come sempre, io e Trick Track vi aspettiamo al prossimo video, grazie infinite per la visione.